Se vuoi andare su TikTok ti capisco, perché è lunghissimo sto video. E il fatto è che ho provato un sacco di cose, cioè se fai dei test, metti che tu ci metta 5 minuti a test e ne fai tanti, 7 per 5, 35 sono 5 minuti, io faccio più di 7 test, figurati. Allora, qui ho provato il microfono che vuole essere l'alternativa vincente, il killer di questo microfono. Sono 2 anni che c'è gente su YouTube che dice questo è il killer del Sennheiser. Poi di riffa o di raffa viene a capire che queste persone hanno ricevuto il microfono. E se ricevi il microfono, cosa gli dici? No, fa cagare? Non glielo dici. E allora sono andato a fare un po' di ricerche. Poi ho trovato uno che lo odia, questo microfono. Ho cercato di capire perché è una persona che io apprezzo, che conosco non di persona, però ho apprezzato parecchie cose sue, è un doppiatore ed è anche uno che se ne intende veramente, quindi ha tirato in ballo i microfoni a nastro. A questo punto ho fatto un'indagine sui microfoni a nastro, quindi 2 microfoni a nastro che ho io, per vedere se effettivamente aveva ragione lui e questo microfono faceva veramente schifo rispetto ai microfoni a nastro. Poi sono andato oltre, ho provato con il Hewitt, che mi sembrava che suonasse più o meno come questo. Poi l'ho provato con l'U87. Poi che altro ho fatto? Ho fatto dei test in un ambiente rumoroso per capire se effettivamente raccoglie molto il rumore oppure poco. E che altro? E poi è passata un'ora così mentre ci si diverte. Ho bevuto una birra. Ho anche bevuto una birra. Buona visione. Oh mia Rosina, tu mi piaci tanto, sapevo il credo ed ora l'ho scordato. Sì, no, i nonni cantavano questa canzone quando erano, anche la mia mamma me la ricordo, che erano quelle canzoni dove c'era lui che era innamorato talmente tanto di lei che voleva peccare con lei e allora sapeva il credo e ora l'ha scordato perché pensa sempre quella roba lì, capito? Roba dei tempi passati, del secolo scorso e anche prima probabilmente. Ma io ti volevo parlare di una cosa più moderna, di una cosa del anno 2012, sì, perché è lì che è stato inventato, è uscito il Sennheiser, questo qui, l'MHK 416. Poi ce ne sono altri che sono simili a questo, perché dopo ne sono nati, cioè anche prima, una valanga di aziende hanno prodotto questo tipo di microfono, ok? Questo ti arriva dentro a una confezione, tipo questa, si apre, cioè, non ti danno niente praticamente, ti danno una scatola di cartone, questo affare di plastica, anche perché questo poi lo terrai da qualche parte, no, forse questo lo usi di plastica apposta perché verrà molto usato, nel senso che questi sono microfoni che vengono utilizzati per le riprese esterne, quindi sulle telecamere. Di conseguenza sono in mano a zingari che sono perennemente in giro con le telecamere a fare riprese, oppure ce l'ha il boom operator, che è quello che fa le riprese sonore per i film, no? Con il manico e poi sotto c'è il microfono che va vicino alle persone che stanno parlando o recitando nella scena, e però con il microfono fuori dalla ripresa della telecamera, capito? Quella roba lì. Quindi probabilmente gli danno una scatola di plastica, perché questa, cioè, dove la butti, succede niente, al massimo si graffia. Il microfono stesso è costruito per essere maltrattato, cioè lo puoi mettere, non so, per esempio, fai le riprese e vai in Alaska, fai le riprese in Alaska e vai a intervistare mamma orsa, che ha gli orsacchiotti, l'orsa polare, mentre mamma orsa ti sbrana, questo microfono viene pestato assieme alla telecamera, la telecamera va in pezzi, proprio distrutta, questo microfono rimane intatto. Fra 1000 anni trovano il microfono nel ghiaccio e trovano questa cosa e poi cominciano tutte le teorie in cui 1000 anni fa già si usavano tecnologie. Che cos'è questa? È una pistola, un laser, eccetera. Poi qualcuno riuscirà a dargli la corrente senza bruciarlo, comincerà piano piano, arriva a 48 volt perché è il Phantom, e con il 48 volt vede che succede qualcosa e dice: aspetta, ho letto in un antico testo di 5000 anni fa che si usavano i mixer, perché non li usano più, cioè li fanno proprio telepatia, quindi stiamo parlando del futuro. E allora si accenderà il microfono e scopriranno, e questo funzionerà ancora, anche fra 5.000 anni, nel ghiaccio artico, che poi forse fra 5.000 anni si sarà sciolto il ghiaccio artico, perché
la terra gira, si muove, i continenti slittano, quindi là ci sarà di nuovo, tornerà la Groenlandia come era ai tempi che furono, perché era verde la Groenlandia, no? Lo sai, cioè era verde, c'erano i mammut che brucavano l'erba, i mammut erano dei grossi pecoroni che brucavano, elefanti, ok? Che brucavano l'erba. E poi si è ghiacciato tutto e sono rimasti lì mentre brucavano congelati. Pare che ci sia della gente che ancora li trova sotto al ghiaccio, li affetta e se li mangia. C'è un... No, ci mangi per una famiglia, ci mangia per 10 anni con un mammut, hai capito? Tanto è congelato lì, non è che si è mantenuto bene. Frollata la carne, perché dopo tanti anni è frollata. Ma perché ti parlo di mammut quando ti devo parlare di questo microfono? Intanto te li faccio sentire. Perché ho preso gli UIT? Perché mi ha incuriosito un fatto. Quando li ho messi uno di fianco all'altro ho detto, ma guarda, sono veramente molto simili questi due microfoni per essere due microfoni completamente diversi. Addirittura il UIT in questo momento è un po' più alto. Aspetta che lo abbasso di una tacca. Giù una tacca. Ok. Allora questo è il UIT 420 Pure o 440 Pure, mentre questo è il Sennheiser a cannone. La differenza dal punto di vista fisico in questo momento è che, so si riesce a vedere bene, guarda qui. No, questi sono gli appunti che mi sono fatto per... dunque, la capsula del 440 è qui, dietro a questo inutile antipop che hanno fatto magnetico, che mettere un antipop qui sopra, vabbè, serve a qualcosa probabilmente. Qui non c'è l'antipop, ok, ma la capsula non è qui, non è mica... non è qui la capsula, hai capito? Non è qui. La capsula è qui in fondo, dopo le righette. Qui ci sono delle righette, delle feritoie, e sembra che sia rotto. In realtà non è rotto il microfono, non è stato tagliato così come perché hanno fatto il pane. No, la capsula è qua sotto, capito? Sentito che sono molto simili. Non lo so perché, sono molto simili. Ma questo mi fa pensare che se anche sono molto simili, in questo momento stai sentendo il UIT, e il UIT probabilmente è più dettagliato, o non ci sono preamplificatori, non c'è niente. Cioè, sono proprio microfoni diversi. Però hai sentito che non è che tu dici, porca miseria, quel microfono là suona veramente di cacca rispetto all'altro. Non riesco a capire perché stai usando un microfono. Perché sono microfoni che hanno il loro perché. Ti dirò, anche dentro alle sale boot di registrazione, però non andrebbero messi così. Sono microfoni che sono pensati per fare un altro tipo di ripresa, cioè non devono stare così vicini. Non si usano come questi microfoni, assolutamente. Ma adesso ti faccio vedere meglio i microfoni.